Per realizzare questo progetto andrò ad utilizzare vari gomitoli di vari colori di filato porcellana mini che puoi trovare sul sito www.unfilodipassione.it. Si tratta di un filato cosiddetto a coda di topo. È un filato mercerizzato che conferisce luminosità sia a ogni gomitolo che ovviamente a ogni lavorazione. Ha una composizione al 100% poliestere e ogni singolo gomitolo ha un peso di 100 grammi per circa 85 metri, da lavorare con uncinetto dal 4 al 4,5. Intanto ti elenco i materiali necessari per realizzare questo zainetto. Avrai bisogno di 6 gomitoli di filato porcellana mini. Io ho scelto questi colori qui perché sono gli stessi indicati dallo schema. Avrai bisogno anche di un uncinetto da 4 mm e un kit per realizzare appunto uno zainetto. Puoi trovare tutto l'occorrente sul sito www.unfilodipassione.it. Visto che questo è un filato molto delicato, infatti questo gomitolo già si è mezzo sgomitolato, andrò ad aiutarmi con delle scatole di carta e più precisamente le scatole per le scarpe. Vado a mettere tutti i gomitoli all'interno, ok? E poi farò un forellino in corrispondenza di ciascun gomitolo in modo da tirare il filo fuori, perché altrimenti con la tecnica del tapestry si andranno a impicciare letteralmente tutti i gomitoli, quindi così rimangono più ordinati. Intanto ti faccio vedere lo schema. È un disegno che ho trovato l'anno scorso, se non mi sbaglio, su internet. Adesso non ricordo la fonte, ma cercherò di trovarla in modo da metterti il link dello schema giù nel box in descrizione per il download. Questo è lo schema che andrò a realizzare per la mia borsa, o meglio per il mio zainetto. Ok, ti zoom un attimo. E se non hai mai realizzato la tecnica del tapestry, ti dico subito che ogni quadratino di questi qui che vedi corrisponde a una maglia bassa o una mezza maglia alta, o perché no, se vuoi puoi realizzare anche una maglia alta. Io andrò a realizzare una maglia bassa, quindi il mio quadratino corrisponderà ad una maglia bassa. Come puoi notare, questo ha già dalla prima riga il cambio di colore e poi si andrà a sviluppare in questo modo. Ok? Quindi ogni quadratino corrisponde ad un punto. Ho già contato la prima riga e ha un totale di 40 maglie basse in questo caso. Per prolungare il disegno, ricordati che l'ultima maglia bassa, quindi in questo caso la 40ª, è uguale alla prima. Quindi per allungare di più il disegno, una volta che sei arrivata sulla 40ª maglia bassa, allora ripartirai dalla seconda, escludendo quindi la prima, vai a ripetere il disegno. Se ti serve un mezzo disegno in più, ovviamente fermati sulla 14ª, perché va a richiamare esattamente la riga del 40. Bene, detto questo, terrò lo schema accanto a me, cercherò di mettertelo da un lato sul video e, se mi è possibile, trovare il link del download e mettertelo giù nel box in descrizione. Ok, io ho forato già la scatola, ho utilizzato semplicemente un paio di forbicine, vado a rimuovere l'etichetta, ecco già si è sgomitolato benissimo, e faccio passare la codina proprio all'interno del foro che ho fatto e faccio così per tutti gli altri colori, e così facendo posso lavorare tranquillamente senza fare aggrovigliare tutti i fili. A questo punto prendo la mia basettina, la giro con la parte corta verso l'alto e inizio la lavorazione con il filato marrone. Vado a fare un nodino scorsoio, entro bene o male nel foro centrale vado ad agganciare
il filo e lo porto fuori. A questo punto vado a fare una catenella in ciascun foro, quindi entro nel foro successivo, aggancio il filo, lo porto fuori e faccio la mia catenella. Rimani sempre un po' più lenta con la solina. Entro nel foro successivo, aggancio il filo, lo porto fuori e faccio la mia catenella. Di nuovo, entro nel foro successivo, aggancio il filo, lo porto fuori e vado a fare la mia catenella. Di nuovo, entro nel foro successivo, aggancio il filo, lo porto fuori e faccio la catenella. E continuo in questo modo per tutti i fori fino a tornare al foro di partenza. Una volta arrivata a questo punto devo andare a ricrearmi l'ultima asolina. Vado a tagliare il filo che viene dal gomitolo lasciando una codina un po' più lunga. Vado a sfilare il lavoro in questo modo. Entro con l'uncinetto agganciando la prima asola che ho lavorato e la vado a prendere tutta in questo modo. Prendo la codina del filo che ho sfilato, la aggancio e la faccio passare sotto la prima solina. Ok? A questo punto con l'uncinetto mi aggancio sulla prima asola, ma non la vado a prendere tutta, vado a prendere soltanto la codina superiore. Aggancio il filo e lo faccio passare in questo modo. E così facendo ho ricreato la mia ultima asola. A questo punto giro il fondo al contrario, entro sull'ultimo foro con l'uncinetto e vado ad agganciare il filo che ho tagliato e me lo porto da quest'altro lato e vado a fare un nodo ben stretto, altrimenti rischio che si sfili tutta la base. A questo punto, una volta completate le catenelle iniziali per la base, vado a sviluppare quello che è il corpo della borsa. Vado a prendere il filato beige, entro con l'uncinetto in questo modo su un'asola, bene o male vado a prendere l'asola centrale del lato corto, aggancio il filo in questo modo, non vado a fare nessun nodino scorsoio e vado a fare una catenella. In questo modo. Non preoccuparti per questo filo perché poi lo andremo a nascondere durante la lavorazione. A questo punto, visto che ti ho detto che è un filato che si sgomitola da solo, questa codina qui la porto indietro e momentaneamente la fisso con un pezzo di nastro adesivo, perché ho veramente il terrore che si sfili tutta la lavorazione. Ok, a questo punto su ogni catenella che ho realizzato vado a fare 2 maglie basse, tranne che per gli angoli, perché sugli angoli andremo a fare degli aumenti. Quindi una volta fatta la prima catenella rientro nello stesso punto e vado a fare 2 maglie basse. Una, rientro nuovamente nello stesso punto e vado a fare la seconda maglia bassa. Entro nella catenella successiva e vado a fare ancora 2 maglie basse. Entro nella catenella successiva e
faccio ancora 2 maglie basse. Sono arrivata qui nel primo angolo e vado a fare 3 maglie basse sulla prima catenella. Una, rientro nello stesso punto, faccio la seconda maglia bassa, rientro nuovamente nello stesso punto e vado a fare la terza maglia bassa. Una catenella, entro nell'asola successiva e vado a fare ancora 3 maglie basse, tutte e tre ovviamente nello stesso punto. Fatte le mie 3 maglie basse, continuo dal lato lungo e vado a realizzare 2 maglie basse per ciascuna asola. Una volta che sono arrivata sul secondo angolo, vado a ripetere le mie 3 maglie basse, una catenella e 3 maglie basse sulla seconda asola. Dopodiché procedo andando a realizzare 2 maglie basse in ciascun punto per l'altro lato corto e di nuovo mi ritrovo nell'angolo dove vado a realizzare 3 maglie basse, una catenella e 3 maglie basse e continuo in questo modo per tutto il perimetro del mio fondo. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro. Ok, ho terminato tutto il perimetro del fondo e a questo punto vado a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima maglia bassa che ho fatto all'inizio. In questo modo. Adesso al giro successivo andiamo a realizzare una maglia bassa su ciascuna maglia bassa del giro precedente, tranne che per l'angolo dove abbiamo fatto l'aumento, quindi tra i primi 3 gruppetti di maglie basse e i secondi 3 gruppetti di maglie basse ho fatto la catenella e proprio in questa catenella andrò a fare 3 maglie basse, tutte e 3 nello stesso punto. A questo punto vado a fare una catenella che non sostituisce la prima maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio la maglia bassa. Entro nella maglia bassa successiva e vado a fare una maglia bassa. Ancora entro nella maglia bassa successiva e vado a fare ancora una maglia bassa. E continuo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Ok, sono arrivata all'angolo. Vado a fare le mie ultime 2 maglie basse, una e 2. E qui dove ho la catenella vado a fare 3 maglie basse, tutte e 3 nello stesso punto. Una, due e 3. E così facendo ho un angolo più ampio per il mio zainetto. A questo punto procedo normalmente andando a realizzare una maglia bassa in ciascuna maglia bassa del giro precedente, fino ad arrivare all'angolo opposto dove ho fatto la catenella e anche su questa catenella vado a ripetere le mie 3 maglie basse. La stessa cosa la vado a fare per la catenella del lato opposto e la catenella dell'ultimo angolo. Ho terminato il giro e lo vado a chiudere con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima maglia bassa che ho fatto all'inizio. Ok, e così è come si presenta il fondo della borsa. Se la vado a girare al contrario, però mi accorgo che le maglie basse non superano il fondo in ecopelle, quindi vado a fare un ulteriore giro. Anche in questo giro vado a fare una maglia bassa in ciascun punto e nell'angolo dove ho fatto le 3 maglie basse sulla catenella, a questo punto sulla maglia bassa centrale delle 3 vado a fare un altro aumento, sempre con 3 maglie basse. Quindi vado a fare una catenella al giro successivo,
rientro nello stesso punto e faccio la mia maglia bassa. Entro nel punto successivo e faccio ancora una maglia bassa, entro nel punto successivo e faccio ancora la mia maglia bassa. Sono arrivata all'angolo. Come puoi notare, queste sono le 3 maglie basse del giro precedente, tutte all'interno della catenella. Vado a fare una maglia bassa sulla prima maglia bassa dell'aumento e sulla seconda vado a fare 3 maglie basse. Una, rientro nello stesso punto, faccio la seconda, rientro ancora nello stesso punto e faccio la terza maglia bassa. E a questo punto continuo andando a realizzare una maglia bassa in ciascun punto fino ad arrivare all'angolo successivo, dove andrò a ripetere il mio aumento. Per comodità, se ti trovi più comoda, puoi segnare la maglia bassa centrale con un marcapunti. Quindi rivado sul giro precedente e qui vado a segnare la maglia bassa centrale. Stessa cosa vado a fare per gli altri angoli. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro. Ho terminato il giro e lo vado a chiudere con una maglia bassissima, puntando l'uncinetto sulla prima maglia bassa che ho fatto all'inizio, in questo modo. Adesso devo andare a contare tutti i punti per vedere quanti motivi devo andare a realizzare. Ho contato un totale di 138 punti e adesso ho fatto il calcolo. Questo è lo schema. Ho fatto il calcolo a 39 punti perché il 40°, come ti ho già detto, corrisponde al primo. Ho un totale di 138 punti, quindi mi vengono 3 motivi pieni più un altro mezzo che si ferma qui, quindi al punto numero 26. Ho fatto il calcolo e devo arrivare a 143 punti. Quindi al giro successivo dovrò andare a realizzare 5 aumenti, ma li andrò a distribuire magari qui sul lato lungo. Adesso la circonferenza del fondo è coperta perché le maglie basse escono ai lati, quindi devo andare ad alzarmi e per farlo andrò a lavorare una maglia bassa in ciascun punto, ma lo andrò a fare in costa dietro. Faccio una catenella per stabilire l'altezza, entro nella costina posteriore della maglia bassa e vado a fare una maglia bassa in questo modo. Entro nella costina posteriore della seconda maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Continuo in questo modo per tutto il giro e vado a distribuire un po' qui e un po' lì i 5 punti che mi sono necessari per terminare il motivo. Quindi, essendo che sono dispari, vedrò di sistemarli qui sul lato lungo. E ovviamente per quanto riguarda gli angoli non andrò più a fare aumenti, ma vado a lavorare semplicemente i punti così come si presentano e vado a fare tutto il giro in costa dietro, perché vedi, si viene a creare questa barrettina orizzontale che mi permette poi di piegare lo zainetto. Ho terminato il giro e ho distribuito gli aumenti, uno sul primo lato corto, un altro sul secondo lato corto, 2 su questo lato lungo e uno sull'altro lato. Adesso vado a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima maglia bassa che ho fatto all'inizio. A questo punto vado a fare altri 3 giri di maglia bassa, ma questa volta non vado più a fare aumenti, ma vado a lavorare i punti così come si presentano. Ho fatto una catenella, rientro nello stesso punto e vado a lavorare una maglia bassa. Entro nel punto successivo e lavoro una maglia bassa. Le vado a lavorare normalmente e non in costa dietro. E continuo in questo modo andando a lavorare una maglia bassa in ciascun punto per un totale di 3 giri.
Io continuo e ci vediamo al termine del terzo giro, così posso mostrarti come lavorare con la tecnica del tapestry. Ok, ho completato i 3 giri a maglia bassa, andando a realizzare una maglia bassa in ciascun punto, e adesso non mi resta che seguire lo schema. Quindi inizio ovviamente dal primo punto, che come puoi notare ha una colorazione marrone. Quindi adesso vado a fare il cambio di colore con il filato marrone. Vado a contare i punti e sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi vado a realizzare 6 maglie basse con il filato marrone. Non taglio il filo beige, ma me lo porterò dietro durante la lavorazione. Quindi rientro nello stesso punto e vado a fare la mia prima maglia bassa. Vado a nascondere anche il filo, la codina del filo marrone, che la porterò dietro per tutta la lavorazione. Il primo punto quindi l'ho già realizzato, entro con l'uncinetto sulla seconda maglia bassa e faccio la mia seconda maglia bassa con il filato marrone. 2, entro nel punto successivo e faccio la terza, entro nel quarto punto e faccio la quarta, entro nel quinto punto e faccio la quinta, entro nel sesto punto, faccio una maglia bassa ma non la chiudo completamente perché i punti 7 e 8 sono con il filato chiaro, quindi vado a chiudere la maglia bassa con il filato beige. Il punto quindi numero 7 è con il filato beige e il punto numero 8 anch'esso con il filato beige. Non chiudo la maglia bassa perché poi andrò a riutilizzare il filato marrone per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 maglie basse. Quindi chiudo la maglia bassa con il filo marrone e procedo quindi andando a fare 11 maglie basse con il filato marrone. 1, 2, 3, 4, 5 e come puoi notare il filo beige me lo sto portando dietro. Ho fatto le mie 11 maglie basse e la 11ª la vado a chiudere quindi con il filato beige, perché il punto successivo sarà appunto del colore beige. Quindi entro nel punto successivo, faccio la mia maglia bassa, ma anche stavolta non la chiudo con il filo beige perché dovrò riprendere i punti con il marrone e in questo caso sono 12. Quindi vado a chiudere con il filo marrone e vado a fare 12 maglie basse. 1, 2, ho realizzato le 12 maglie basse, la 12ª la vado a chiudere con il filo beige perché questi due punti sono con il filo beige. Mi porto dietro il filo marrone e vado a fare 2 maglie basse. 1 e 2. La seconda non la chiudo con il filo beige, ma la chiudo con il filo marrone perché poi gli altri punti saranno con il filato marrone e ne andrò a fare 1, 2, 3, 4 e 5
e poi ricomincio dal primo punto: 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi ho escluso praticamente il giro numero 40. Questo non lo andiamo a fare perché il 40 è uguale al giro numero 1. Quindi vado a fare 11 punti con il filato marrone e ricomincio praticamente lo schema. 1, 2, ho realizzato le 11 maglie basse con il filato marrone, non chiudo l'ultima con il filato marrone, ma la chiuderò con il filato beige perché dobbiamo andare a ripetere i punti 7 e 8. Quindi vado a fare 2 maglie basse con il filato beige. 1 e 2 e la vado a chiudere la seconda con il filato marrone. A questo punto vado a rifare le mie 12 maglie basse con il filato marrone e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Non faccio altro praticamente che andare a seguire lo schema, che cercherò di metterti il link del download giù nel box in descrizione. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro, così posso farti vedere come iniziare il secondo. Dopodiché, basandoti su quello che ti ho fatto vedere, andrai a realizzare i giri come abbiamo visto per il primo e per il secondo e andrai a realizzare tutto lo schema. Ho terminato tutto il giro e sullo schema vado a terminare qui, quindi ho l'ultima maglia bassa beige che è questa qui e poi le altre 6 maglie basse marroni che si ricongiungono alle prime 6. A questo punto vado a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima maglia bassa, ma non la chiudo con il marrone, bensì la vado a chiudere con il beige. Questo perché? Perché al giro numero 2, quindi al giro successivo, ho il primo punto sempre che inizia con il beige e quindi vado a fare 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse con il beige. Faccio una catenella, rientro nello stesso punto e faccio la mia prima maglia bassa. Una, entro nella maglia bassa successiva e faccio la seconda maglia bassa. Entro nella terza e faccio la terza maglia bassa, un'altra maglia bassa nel punto successivo e vado a fare l'ultima, quindi la quinta maglia bassa con il filato beige. Vado a chiudere con il filato marrone perché ho una maglia bassa color marrone, quindi entro nella maglia bassa successiva e faccio la mia maglia bassa con il filato marrone. Non la chiudo perché la vado a chiudere con il filato beige. A questo punto ho altri 2 punti con il filato beige, un altro marrone. Qua inizia ad aggrovigliarsi il filo. Entro nella maglia successiva, faccio la mia prima maglia alta beige, maglia bassa scusami, entro sul secondo punto e faccio la seconda maglia bassa beige. La chiudo con il marrone perché, come ti ho fatto vedere nello schema, il punto successivo sarà appunto marrone. La chiudo con il beige e poi vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie basse con il beige e continuo in questo modo per tutti i giri. Poi ovviamente ci rivediamo quando ho finito questa parte e voglio farti vedere il cambio del colore con il nero. Ho terminato la parte inferiore dello schema, quindi sono arrivata a questo giro indicato con la freccia, ok? E adesso passo al giro numero 9 e qui voglio farti vedere il cambio di colore
con il nero. Così intanto è come si presenta la lavorazione della greca inferiore. A questo punto il filo marrone non mi serve più e posso andare a tagliarlo, perché è inutile portarmi il filo marrone di qui fino a qui. Quindi lo taglio e lo reinserirò all'occorrenza. Non preoccuparti se ti succede questo, perché quando si lavora a intarsio è normalissimo, quindi non scoraggiarti, un pochino di pazienza e si sciolgono i nodi. Ok, a questo punto, una volta liberato il filato beige, devo andare ad usare questo nero al posto del marrone ed inizio il mio nono giro andando a realizzare 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse con il filato beige. Quindi riprendo il mio uncinetto, ho chiuso il giro con una maglia bassissima e ho fatto una catenella per stabilire l'altezza. A questo punto rientro nuovamente sulla prima maglia bassa del giro precedente e faccio la mia maglia bassa. E ho detto che ne andrò a fare 6. 1, 2 e 6. Quando vado a fare la sesta non la chiudo con il filato beige perché la andrò a chiudere con il filato nero. Quindi prendo il filato nero, questo è la parte iniziale, mentre sulla sinistra ho il lato che va attaccato al gomitolo. Inserisco in questo modo, quindi la codina la faccio passare in questo modo sull'uncinetto, ok, e vado a chiudere la mia sesta maglia bassa. A questo punto riprendo il mio schema e vedo che i 2 punti successivi sono 2 punti con il filato nero. Vado a nascondere all'interno tutte le codine, quindi entro nella maglia bassa successiva e faccio una maglia bassa e la chiudo giustamente con il filo nero, entro nel punto successivo, faccio la mia maglia bassa ma la vado a chiudere con il filato beige perché i punti successivi sono color beige. Li vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi andrò a fare 11 maglie basse con il filato beige. Entro quindi nel punto successivo e vado a fare le mie 11 maglie basse. E nel frattempo mi porto dietro anche il filo nero, lo nascondo qui all'interno. A questo punto entro sulla seconda maglia bassa, ok, in questo modo, e aggancio anche il filo nero. Prendo il filo, lo porto fuori e faccio la mia seconda maglia bassa. Entro nel punto successivo e faccio la terza maglia bassa. Ho realizzato 10 maglie basse e la 11ª è questa qui che ho sull'uncinetto, quindi le mie 2 asole sull'uncinetto corrispondono all'11ª maglia bassa, che non vado a chiudere con il filo beige ma la vado a chiudere con il filo nero, perché i 2 punti successivi saranno appunto con il colore nero. Quindi entro nella maglia bassa successiva e vado a fare la mia maglia bassa, entro nella maglia bassa successiva e vado a fare la seconda maglia bassa, che non chiudo con il filo nero ma chiudo con il filato beige. Continuo così per tutto il giro seguendo lo schema e ti ricordo che il 40° giro non andrà lavorato perché è corrispondente al giro numero 1, quindi questo non va lavorato. Continua in questo modo fino alla fine dello schema e il cambio colore è come quello che ti ho fatto vedere adesso per quanto riguarda il filato nero. Quindi vai a cambiare il colore esattamente come ti ho fatto vedere
sul primo punto. Io continuo e vado a finire tutto il pannello. Ti ricordo che puoi trovare lo schema giù nel link in descrizione e poi ci rivediamo insieme nuovamente, così ti mostro come poter unire i manici e chiudere lo zainetto. E una volta completato tutto lo schema, ecco come si presenta lo zainetto completato. Adesso non mi resta che attaccare il cordino qui sulla parte superiore a mo' di chiusura e agganciare i manici. Intanto ti dico le misure. Ho un'altezza complessiva di circa 29 cm, mentre la circonferenza è di circa 59 cm. Mentre per quanto riguarda lo schema, durante la lavorazione mi sono accorta che qui c'era un errore. Infatti, come puoi notare, l'ho corretto con la penna. Adesso cercherò, oltre di metterti il link dello schema originale, cercherò di andarlo a ricreare io stessa con il programma Stitch Fiddle, andando a correggere appunto questo errore. A questo punto, con il filato fucsia o del colore che preferisci, vado a realizzare il cordino che mi servirà per chiudere la borsa. Quindi vado ad avviare un nodino scorsoio e monto un numero di catenelle che sia corrispondente a più della circonferenza della borsa. Io ho realizzato una catena lunga circa 1 metro, che è la misura adatta per la circonferenza della borsa. A questo punto, con l'aiuto di un ago tirafettuccia, inserisco la catena all'interno della cruna, posiziono la borsa con la parte del dritto davanti a me e partendo dal laterale, questo è il laterale, inserisco l'ago da lana sul giro 54. Faccio passare l'ago in questo modo. Dopodiché prendo la corrispondenza della parte corta del fondo, quindi dell'altro pezzo di lato, entro con l'ago e lo faccio riuscire subito dopo, in questo modo. A questo punto giro la borsa sulla parte posteriore, esco con l'ago da quest'altro lato e faccio passare il filo al di sopra, ok, della parte posteriore, e anche qui in corrispondenza del lato al giro numero 54 vado ad inserire il filo. Giro dal secondo laterale, faccio riuscire il filo abbastanza vicino e in corrispondenza del secondo laterale, sempre al giro numero 54, inserisco il cordino. Mi sposto sulla parte davanti, entro più o meno nella parte centrale, quindi in questo punto qui, sempre in corrispondenza del giro 54. Vado a trovare il centro della mia borsa, che più o meno è questo qui. Ok? E faccio la stessa cosa con il secondo filo. E a questo punto non mi resta che attaccare i manici. Quindi vado a girare lo zainetto sulla parte del rovescio e ho due opzioni per attaccare il manico. O metterlo in questo modo proprio a mo' di zainetto, ok? Oppure metterlo qui sulla parte superiore, entrambi i manici, per creare una borsetta a secchiello. Per cambiare un po' dalle solite borse, io andrò a attaccare i manici a mo' di zainetto. Quindi vado a posizionare la borsa in questo modo, con la parte del dietro rivolta verso di me, e vado ad agganciare questi ponticelli. E li aggancio con l'aiuto di un ago da lana
e lo stesso filo che ho utilizzato per fare la borsa. Li posizionerò lungo questa riga qui della parte superiore del motivo greco, ma li devo posizionare ad una distanza più o meno centrale. Quindi vado a prendere il metro da sarta, misuro la mia fascia che misura circa 28 cm, la metà è 14, quindi un anellino lo posso posizionare tra i 22 e i 23 cm e l'altro lo posso posizionare tra il quinto e il sesto e li vado a bloccare momentaneamente con l'aiuto di un marcapunti. Uno, e vado a fare la stessa cosa con il secondo. Uno l'ho già fissato per farti vedere come viene. Adesso andiamo a fissare insieme il secondo. Vado a prendere il filato marrone, ne taglio un pezzo o se preferisci puoi lavorarlo direttamente attaccato al gomitolo, inserisco la coda lana e vado a fissare il tutto. Ok, quindi posiziono la base del ponticello sulla parte marrone della borsa, inserisco l'ago tirafettuccia e lo porto fuori in questo modo. Ok? Reinserisco nello stesso punto e cerco di farlo uscire dallo stesso punto. Ok. E adesso ho fatto la prima cucitura. Posso togliere il marcapunti, per comodità vado a prendere in questo modo il ponticello, ok? E vado a fare la mia cucitura. In fase di registrazione non è molto facile cercare di farvi vedere al meglio il procedimento, perché quello che vedono gli occhi non riesce purtroppo a prenderlo la telecamera, ok? Cucito il ponticello, a questo punto posso inserire l'ago all'interno dello zainetto e portarlo dentro e togliere il filo. E la stessa cosa vado a fare per il capo che è rimasto fuori. Lo porto all'interno dello zaino e vado a unire le due estremità andando a realizzare dei nodini. Una volta quindi cuciti i ponticelli alla parte bassa, vado a cucire altri due ponticelli in corrispondenza ovviamente di quelli in basso, ma li vado a cucire nella parte alta, allo stesso modo che hai visto per quelli di sotto. Quindi io vado a cucire gli altri due ponticelli e ci vediamo dopo. E a questo punto, una volta fissati tutti i ponticelli, posso andare ad applicare i manici e li vado a mettere in questo modo con l'apposito gancio. 1 e 2. E questi sono regolabili. Per completare lo zainetto andrò ad applicare un fermo che fungerà anche da chiusura sul laccetto che ho realizzato all'inizio con le catenelle e successivamente posso andare ad abbellire aggiungendo delle palline di legno.